Ciao ciurma, bentrovati, benvenuti, bentrovati ancora qua sul nostro Cyber News di oggi. Oggi ho un nuovo sfondo, come vedete con la scritta Cyber News qua dietro, dovrei metterla un po' più in alto, ma lo farò magari nei prossimi video, la migliorerò un pochettino e nei prossimi video anche delle altre serie farò anche altri sfondi simili a questo con le scritte, insomma, e vedremo un po' cosa esce fuori. In questo Cyber News, carissima ciurma di piratini, oggi parliamo di un caso che ha fatto rumore, il leak di Intesa San Paolo e il motivo per cui nel mondo bancario questi episodi non sono affatto una novità. Ecco, quando parliamo di aziende private così in particolare come Intesa San Paolo o altre aziende aziende o banche che siano, c'è sempre da stare un po' attenti perché poi arrivano i fanboy che commentano, o i fanboy o chi ha un conto e vuole difendere insomma l'onorabilità e l'onore del nome Intesa San Paolo, arriva e commenta qualcosa che insomma campata un po' per aria solo per tentare di difendere insomma. Ecco, qui parliamo di dati e di cose successe nella realtà, realmente già successe e già verificate. Quindi attenzione, anche perché queste cose nel giro bancario sono sempre successe, sempre credo succederanno se non poniamo qualche rimedio, e c'è chi ha il nome un po' più grosso, c'è chi ha il nome un po' più piccolo e fa meno rumore, c'è chi ha il nome un po' più grosso e fa più rumore perché ha anche clienti molto importanti dentro. Ma la situazione più o meno delle banche è questa, insomma. Oggi ne parliamo. Quando sentiamo la parola leak pensiamo subito ad hacker, ransomware o film hollywoodiani che entrano nelle banche e rubano tutto, ma la realtà è spesso più banale e più inquietante. A volte il problema nasce dall'interno, da controlli deboli, da accessi non giustificati e da procedure che non hanno funzionato come dovevano. E il punto non è solo chi ha fatto cosa, ma cosa ci dice tutto questo su come vengono protetti i nostri dati quando sono custoditi da istituti che dovrebbero essere tra i più sicuri in assoluto. Benvenuti, ciurma, benvenuti in Cyber News. Io sono Oscar. Oggi vediamo un caso che riguarda milioni di persone. La fiducia nelle banche è un tema che torna ciclicamente. I dati possono essere davvero protetti al 100%? La risposta breve è no, o meglio non in queste condizioni. La risposta lunga è che la sicurezza non è solo tecnologia, ma anche processi, persone, controlli e cultura aziendale. Ora ci vediamo la sigla di questo Cyber News e poi tutti qua che parliamo di questo argomento se vi interessa. Il digitale non dorme mai. Ma noi sì. Pronti a scoprire cosa c'è di nuovo nell'ombra? Breccia nel sistema. Secondo il comunicato del Garante della Privacy, Intesa San Paolo è stata sanzionata perché un dipendente ha avuto accesso senza giustificato motivo alle informazioni bancarie di 3.573 clienti, con oltre 6.600 consultazioni tra febbraio 2022 e aprile 2024, quindi non cose neanche tanto recentissime. E questa persona ha potuto operare, pensate, nell'ombra per tutto questo tempo. Il punto più grave è che questi accessi indebiti non sono stati rilevati dai sistemi interni e questo ha evidenziato falle nei meccanismi di monitoraggio e prevenzione. In altre parole, non solo qualcuno ha guardato dati che non doveva guardare, ma l'azienda non se n'è neanche accorta per tempo con i suoi controlli automatici. La stessa banca aveva dichiarato già nel 2024 che non si trattava di un problema di cyber security, nel senso classico del termine, cioè non di un hacker che buca i sistemi dall'esterno, ma di un comportamento scorretto di un dipendente che ha violato leggi, regolamenti e procedure interne. Questo dettaglio è importante perché cambia la narrativa, non sempre il pericolo arriva dal cattivo fuori dalla porta e la cyber security non è solo una cosa di hacker, ma è una cosa di formazione aziendale. A volte il rischio è già dentro casa, nel momento in cui una persona ha troppi privilegi, troppa libertà o controlli insufficienti. Ecco, ci sono tante realtà che credono che la cyber security sia solo una cosa di hacker, di nerd o di questo tipo qua, ma è sbagliata, è una cosa sbagliata. Anche molti imprenditori che non sanno di cyber security, ma credono di saperne, parlano senza sapere le cose, dicono appunto come è successo qui,
che la cyber security è solo una cosa tra hacker, di componenti esterni, tra nerd, eccetera. No, la cyber security è una cosa anche interna all'azienda. Se un dipendente non è formato, ma peggio ancora se è formato per la cybersicurezza e sa che quelle cose non le deve fare, ma le fa, ecco lì c'è un problema sia di fiducia del dipendente ovviamente, che di cybersicurezza. Ed è proprio qui che il caso diventa interessante anche per chi non lavora in ambito dell'information technology. La sicurezza dei dati non dipende solo da firewall o antivirus, ma anche da chi può fare cosa dentro un sistema. Il caso ha avuto grande eco perché tra i clienti coinvolti c'erano anche persone con ruoli pubblici e particolarmente esposti, per le quali il garante ha sottolineato che sarebbero dovuti esistere controlli più forti. Quando parliamo di una banca enorme come Intesa San Paolo, il tema non è solo reputazionale, parliamo di fiducia, di privacy, di informazioni finanziarie e della percezione che il cliente ha del suo istituto. Se una banca non riesce a individuare consultazioni anomale per 2 anni, il messaggio che arriva all'esterno è molto pesante. Quanto sono davvero protetti i miei dati? Qui bisogna fare un passo indietro. I leak nel settore bancario non sono un episodio isolato e non sono un problema solo italiano. Nel 2017 Unicredit riportò 2 incidenti separati che coinvolsero circa 400.000 clienti italiani e il caso fu allora descritto come uno dei più seri mai riportati da una grande banca italiana. Sempre Unicredit nel 2019 comunicò poi un altro incidente sui dati su un file creato nel 2015 con circa 3 milioni di record di clienti italiani, contenente dati personali come nome, città, telefono ed email, ma non conteneva credenziali bancarie o dati utili a svuotare i conti. Questi episodi mostrano una cosa semplice nel banking: il rischio non è mai sparito, è solo diventato più sofisticato. Ecco, qui dobbiamo fare un piccolo appunto sui sistemi anche che possono entrare nei conti correnti voluti o che vorrebbero, perché magari ancora alcuni non sono stati costruiti appunto perché avevano dei problemi di privacy, enti come Agenzia delle Entrate o INPS o altri enti governativi, riscossione, eccetera, Agenzia delle Entrate e riscossione, che vorrebbero entrare nei conti correnti o se non l'hanno già fatto, hanno già fatto le leggi per farlo, entrare nei conti correnti con delle backdoor, diciamo, per vedere i movimenti delle persone da tenere sott'occhio, magari che hanno dei debiti con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia delle Entrate e riscossione o col governo addirittura. Ecco, il problema di queste backdoor, di questi accessi, è che poi diventa molto difficile bloccare una persona da vedere conti che non dovrebbe nemmeno vedere. Vi faccio un piccolo esempio: se io so che una persona ha comprato un qualcosa da un negozio, ok? A me sta sulle balle questa persona, ok? Io ho un potere pubblico perché a volte, ma la maggior parte delle volte, diciamoci la verità, questi dati vengono ordinati di sottrarli da personale pubblico o persone che hanno un certo potere anche nell'ordine pubblico, eccetera. Quindi viene ordinato al dipendente di fare questa cosa, magari dietro un compenso, dietro un ordine. E voi pensate che se io avessi in mano il dato di quello che tu hai speso in quel negozio e tu mi stai sulle balle, io voglio metterti i bastoni tra le ruote, domani mattina quel negozio lo faccio chiudere e tu non potrai più comprare da quel negozio le tue cose preferite, per dire. Ma questa è solo una delle cose, un esempio più banale che potevo farti, ok? Perché molti pensano che se non hanno rubato il conto allora non è grave. Ma per chi ordina accessi illeciti o per chi ha in mano questi dati, anche dati apparentemente innocui possono essere preziosi. Nome, telefono, email, città, abitudini d'accesso e collegamenti con persone pubbliche possono diventare materiale per phishing, social engineering, frodi mirate e ricostruzione del profilo della vittima.
Nel caso Intesa San Paolo, il garante ha evidenziato anche una notifica incompleta e tardiva, un altro problema serio perché nei data breach il tempo è fondamentale, più tardi si informa e più si allarga la finestra di rischio per gli interessati. Cioè voi pensate che questo dipendente per ben 2 anni ha potuto fare quello che voleva e trovare dati di chiunque volesse, indisturbato praticamente, e non si sa neanche a chi li ha dati questi dati, perché bisognerebbe poi vedere le indagini cosa dicono. Quindi servono controlli sui privilegi, alert automatici, audit periodici, logging ben fatto e soprattutto sistemi che distinguono l'attività normale da quella sospetta. Avete capito? Prima di creare delle backdoor servono dei controlli molto, 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 ma molto migliori di quelli che abbiamo adesso. Quando questo manca, il problema non esplode subito, resta silenzioso, si accumula per mesi o anni e viene scoperto solo quando il danno è già fatto. C'è anche una parte che viene sottovalutata. I dati bancari non sono numeri astratti, ma pezzi della vita reale delle persone. Dentro quei dati ci sono movimenti, relazioni, spostamenti, capacità economica, perfino indizi sulla routine quotidiana. Per questo motivo i leak bancari fanno così paura. Non colpiscono solo un sistema informatico, ma colpiscono la fiducia. Voi pensate, vi faccio un altro esempio come ho fatto prima, voi pensate di avere accesso ai movimenti bancari di una persona che paga sempre col bancomat o con la carta di credito. Tu vai a sapere cosa fa quella persona, dove va a comprare gli oggetti, dove si trova nel tempo reale. Se tu strisci la tua carta a Milano, tu sai che se quella persona è a Milano, se tu la strisci a Roma sai che è a Roma, e così via. Tutto il resto, pensate, una persona malintenzionata cosa potrebbe fare con tutti questi dati in mano? Quando la fiducia viene colpita, il danno non si misura solo in euro o in multe, ma anche in anni di reputazione da ricostruire. Che se io so che tu mi guardi il conto, mi spii il conto in quella maniera lì, io in quella banca i soldi non ce li metterò mai più, ma forse non ce li metterò mai più in nessun'altra banca. Se guardiamo indietro, notiamo infatti che il settore bancario è uno dei più bersagliati perché ha due caratteristiche irresistibili per chi fa attacco o abuso dei dati: gestisci i soldi e gestisci i dati. Unicredit, Intesa e molte altre realtà internazionali hanno dovuto affrontare negli anni incidenti, controlli, notifiche e sanzioni a conferma che non esiste istituzione troppo grande per cadere. La differenza è che oggi i regolatori sono più attenti, come il garante della privacy o eccetera, le norme sono più severe e l'opinione pubblica reagisce molto più velocemente di prima. Il punto qua non è fare terrorismo psicologico, ma capire che i leak bancari sono un problema strutturale e non una rarità. Il caso di Intesa ci dice che una banca può avere anche tecnologie avanzate, ma se i controlli interni non intercettano comportamenti anomali, il sistema resta vulnerabile, specialmente se si continua a fare richieste di avere backdoor su persone che si vuole controllare. Il sistema sarà ancora più vulnerabile e non si cava un ragno dal buco, non si riuscirà mai a mettere a posto un sistema di questo tipo, perché prima va la sicurezza degli individui e poi dopo i controlli sugli individui, se devono essere fatti. Questa vicenda, ricordiamoci, non riguarda solo Intesa San Paolo, riguarda il modo in cui tutte le organizzazioni custodiscono i nostri dati e quanto siamo ancora lontani da un mondo davvero sicuro. Bene, questo Cyber News è finito e carissima ciurma, ci vediamo giovedì perché facciamo un unboxing davvero particolare di un prodotto che mi dovrà arrivare per il mio compleanno, che è il 4 aprile. Ve lo spoilerò così. Vi spoilerò solo una cosa, è il santo graal dell'intelligenza artificiale. Forse avete capito, ma forse no, perché giovedì ve lo spiego il perché è considerato così, questo prodotto piccolo ma molto potente. Quindi iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché ne abbiamo bisogno, dobbiamo crescere, e mettete un like se vi è piaciuto questo video, se non vi è piaciuto saltatelo, non state lì a commentare come fanboy di Intesa San Paolo perché non ci interessa niente, ci interessa però sapere se
avete avuto qualche esperienza di danni da banche che hanno avuto accesso ai vostri dati e ve ne siete accorti, anche se non potete fare niente perché voi non siete nessuno, non siete un personaggio pubblico e quindi subite in silenzio. Anzi, la cosa che vi consiglio di fare è spostare quei soldi da quella banca, ma anche se li sposterete comunque sarà, se la persona che vi sta stalkerando è decisa a farlo, sarà abbastanza inutile. Ciurma, piratini, ci vediamo, io non voglio mettervi paura, ma ci vediamo la prossima volta, mi raccomando state attenti alle banche e contattate i vostri direttori se avete dei problemi, perché solo loro possono aiutarvi a venirne fuori da situazioni particolari. Grazie mille, ciao a tutti e alla prossima.